Fui chiamato Dolindo, che significa dolore. Grandissima era la stima di Padre Pio per Don Dolindo, tanto che ad una figlia spirituale, Elena Montella, che gli scrive per conoscere il suo parere sugli scritti spirituali, Padre Pio fa rispondere: «Gentilissima signorina, Padre Pio ha detto che niente di quanto è scaturito dalla penna di Don Dolindo deve andar perduto». Il Padre Pio prega il Signore per Don Dolindo e per voi e vi chiede altrettanto per sé, benedicendovi. Una sera un figlio spirituale gli disse: «Padre Dolindo, domani andiamo da Padre Pio e vi prometto che vi farò trovare alle 6 a Napoli per la predica». Padre Dolindo accettò questo invito e si preparò con maggiori penitenze per questo incontro e con moltissime preghiere. Dormì quelle poche ore che era abituato a dormire per terra coi balconi aperti ed eravamo in inverno pieno. Quando Padre Pio lo vide gli disse: «Quanta neve è caduta sul tuo capo», e lo abbracciò, lo strinse al suo cuore e gli disse: «Tutto il paradiso è nell'anima tua, c'è stato sempre e ci sarà per tutta l'eternità», e lo baciò ancora. Io non ho conosciuto personalmente Don Dolindo, ma l'ho conosciuto tramite i racconti di mio padre, che era un suo devotissimo figlio spirituale, e papà di santi se ne intendeva, essendo un convertito di Padre Pio e il suo figlio spirituale. So che papà ha portato molte risposte su quei famosi santini a degli amici che chiedevano qualche grazia o qualche consiglio, e queste risposte si sono spesso rivelate profetiche. Papà ha sentito parlare di Don Dolindo ed è andato subito a conoscerlo, e dalla prima volta che l'ha incontrato si è innamorato di lui, per cui quando tornava ci raccontava tante cose molto belle che ora io purtroppo non ricordo, ma a volte sento degli altri amici che ne parlano e mi ritornano in mente. Indubbiamente Don Dolindo è un gran santo. Siamo nella stanza dei crocifissi. Adesso Grazia ci farà vedere un pochettino i crocifissi scolpiti da Don Dolindo e ci farà vedere un po' delle sue famose immaginette sulle quali lui scriveva con grafia fitta le raccomandazioni per le sue figlie spirituali, e in modo particolare su questa raccolta di immaginette dedicate a Nina Scotti. Eccole. Questi sono soltanto una piccola parte di quello che Don Dolindo ha composto. Al termine del mese di gennaio del 1914, io pensai che per rendere in certo modo stabile il frutto della mia predicazione, era bene lasciare a quei fedeli un monito, un ricordo scritto. Comperai allora delle immaginette e a tergo di ognuna scrissi una massima, un'esortazione e talvolta un rimprovero. Prima di scrivere, supplicavo Gesù a degnarsi di parlare Lui a ciascuna di quelle anime che io non conoscevo. Poi, dopo aver scritto, rimescolavo le immaginette
e dopo l'ultima predica, scendendo dal pulpito, le dispensavo, pregando Gesù di far capitare a ciascun'anima quello che poteva essere proporzionato alle di lei particolari necessità. Ecco, adesso ne leggiamo una per dare un esempio, ne leggiamo una. A Nina Scotti dello Spirito Santo, 12 luglio 1945. È Gesù che parla. Implora dal mio amore la grazia dello Spirito Santo sull'anima tua e sull'anima che ti affido, poiché è la grazia di Dio che la trasforma e non l'industria umana. Non ti occupare di certe miserie altrui, perché non ne sei tu responsabile. Umiliati però. Il mondo è miseramente sommerso nell'impurità perché non ha fede. Tu abbi una fede semplice, affinché l'essere tuo sia tutto fulgore di purezza. Io ti amo, non temere. Io ti ho nel cuore come gemma del mio amore. Ti benedico.